Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dei Gemelli o ascendente Gemelli, anche Luna e Venere in Gemelli. Vediamo che sorpresa stai per ricevere. Video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Vediamo gli spiriti cosa hanno in serbo per te. Vediamo prima il clima oracolare, cosa ci dicono gli oracoli sulla sorpresa che stai per ricevere. Gemelli. Mettiamo uno di questi, poi mettiamo gli oracoli della nostra sorella Antonella, e poi mettiamo questi per partire. Gemelli, che sorpresa stai per ricevere? Vediamo il clima. Spazza via tutto, lascia andare tempo, caos necessario, perdono. Questa carta, no, mi fa pensare a quello che diceva Nietzsche: soltanto dal caos può nascere una stella danzante. Magari alcuni di voi stanno vivendo un momento di grande frenesia, di caos, di frenesia o di tante cose da fare, un po' di confusione, no? Ed è come se stessi per partorire qualcosa di grandioso, mi dicono. E questo è il clima. Da cosa è accompagnato? Ricerca. Stai cercando una via d'uscita a qualcosa o un certo equilibrio. C'è una ricerca interiore dovuta, guarda com'è bella questa carta, questo dipinto. È una ricerca entusiasta della vita, è l'eros, della passione della vita, no? Che ti sta chiamando in questo caos che magari stai vivendo in questo momento. E può essere un caos di lavoro, un caos, sai, un po' di caos, no? È come se la tua anima stesse ricercando, ma non tanto ricercando quanto stesse per emergere da questo caos come la stella danzante. Cos'è la stella danzante? Creatività, entusiasmo, proprio come descrive questa carta. Cos'altro ci dicono? Il cammino spirituale. Ogni giorno tu definisci con più chiarezza le tue vere verità interiori, le quali ti inducono a fare i cambi vitali necessari. Allora, questa sorpresa che stai per ricevere ha a che fare con una sorta di rinascita per te. È una stella danzante che nasce. Il tuo cammino spirituale si sta forgiando, si sta formando. Vedo molta creatività, vedo entusiasmo, vedo creatività. Magari hai potuto vedere un po' la parte del caos, un po' deficitario, no? Però mi stanno dicendo questo caos era funzionale affinché la tua anima si ridefinisse, si ridefinisse. Vediamo che cosa mi dicono questi altri oracoli. Che sorpresa stai per ricevere? Allora, questa carta è no, non è il caso di continuare, lascia andare con serenità. Si riferisce a questo caos qui. Magari cercavi di tenere sotto controllo una situazione o cercando di definire qualche situazione, qualche evento. Ti dicono non definire quello che stai vivendo in questo momento. Non è il caso di continuare a definire giusto, sbagliato e meglio o peggio. Lascia che sia questo caos di foriero della stella danzante, no? Lascia andare con serenità le etichette, le definizioni in questo momento, perché la tua anima si sta cercando. Lascia che sia, fai quello che ti arriva, lascia che sia. Ed è proprio all'interno di questa dimensione che andiamo a vedere con i tarocchi quale sorpresa stai per ricevere. Vediamo con questi quale sorpresa stai per ricevere in questo caos. Di cosa mi parla questa stella danzante? Vediamo, Gemelli. La giustizia, wow, Re di bastoni, la giustizia. Allora, questa sorpresa ti darà leadership, visione, portando in equilibrio laddove c'è il caos. Può darsi che una persona ti parli, arrivi una persona con una notizia che mi parla di giustizia per te.
quindi notizie che mi parlano di equilibrio laddove hai percepito un certo squilibrio nella tua vita in questo momento, in un'area o in più aree. Qualcuno che porta una notizia e questo ti rende fiera, orgogliosa o orgoglioso. Nell'ambito della giustizia, anche molti di voi possono fare un lavoro da avvocato, essere degli avvocati, avere dei ruoli all'interno dell'avvocatura, magistratura, renderti orgogliosa di questo, orgoglioso di questo. Vediamo cos'altro. Qua realizzi un obiettivo. La stella mi racconta che questa notizia, o meglio la sorpresa che stai per ricevere, ha a che fare, ti infonde gioia, entusiasmo, anche qualcosa di pubblico, anche giustizia in pubblico. Giustizia, la stella mi parla anche, sai, delle notorietà, delle celebrità, le stelle di Hollywood, no? E quindi è come se ricevessi giustizia nel tuo modo di fare, di essere nel pubblico, anche sui social magari, o è una sorpresa che ti accende, che ti anima, che ti porta a guarigione. Eh, sì, cos'altro? Che sorpresa stai per ricevere ancora? E probabilmente qua il 10 di bastoni mi dice che determinati carichi, determinate responsabilità, determinati pesi che ti sei assunta, che non erano tuoi, sono finiti. Sono finiti, mi dicono. 9 di spade, qua abbiamo dei carichi di responsabilità o delle situazioni che ci hanno stressato, magari lo stai vivendo in questo momento, ma dietro queste situazioni c'è la realizzazione di un obiettivo, di un sogno, di un desiderio e di cose che arrivano per giustizia divina, che ti trovano piena di entusiasmo, pieno di entusiasmo. Magari stiamo vivendo un po' di stress in merito a delle responsabilità che possiamo avere o sul lavoro, ma dietro a questo c'è il fermento della tua anima che sta emergendo, facendoti acquisire nuovi talenti, nuove capacità e nuove doti da poter realizzare nel tuo quotidiano. Va bene? Ancora, in merito alla sorpresa che stai per ricevere, tre altre: l'imperatore, cavaliere di spade, re di spade. Notizie che esulano ogni dubbio. L'imperatore qua mi dice che questa la sorpresa che stai per ricevere ha a che fare con un taglio netto, un alleggerimento di pesi e di responsabilità che ti stavano dando dello stress. Vedo dei chiarimenti anche molto accesi, o li fai tu o ti arrivano delle notizie che ti vedono con una mente chiara, una mente lucida, capace anche di dire sì quando devi dire sì e quando devi dire no, cioè c'è un alleggerimento di pesi. Quindi la sorpresa che stai per ricevere ha a che fare con un alleggerimento di pesi e riequilibrio anche delle mansioni magari all'interno dei contesti lavorativi, riequilibrio energetico, ed è come se realizzassi un obiettivo qua con la stella. Adesso andiamo a vedere con questi di che obiettivo si tratta, vediamolo con queste altre carte un po' sibilline. Che sorpresa stai per ricevere? Cosa ci raccontano queste altre carte? In merito sempre a quello che è uscito. Amora, vedi qua, ti vedo stanca, ti vedo stanco. 5 di quadri. Fedeltà, riuscita, soccorso insperato. C'è qualcuno che ti soccorre o ti aiuta in questo momento. Una persona che ti è fedele. Una persona che ti è fedele, una persona che ti supporta, che ti aiuta, togliendoti un po' da alcune responsabilità. Questo sto vedendo. Magari stavi cercando, non lo so, un avvocato o stavi cercando una persona a te vicino che ti potesse togliere da alcune responsabilità o sistemare questioni legali. Anche questo è, va bene? Che cos'altro? Alterigia, impresa, arricchito, speculato. Mi parlano anche del lavoro qua, vedovo allontanamento. Allora mi stanno raccontando un po' di situazioni difficili che possono, o di allontanamento, una situazione di separazione da un lavoro, o situazioni difficili all'interno del contesto lavorativo o con un capo o con una persona di potere. Mi stanno raccontando questo anche all'interno di contesti lavorativi. Ecco, c'è una persona che ti aiuta in questo. E per molti di voi è una persona che ti aiuta in questo portandoti giustizia, ok? Anche per questioni relative alla legali e ciò che è, no? Avvocatura, magistratura, e lo ripeto, lo ribadisco.
un qualcosa di insperato che ti fa uscire da un certo impasse, va bene, da un certo impasse. Ancora, cosa porta questa sorpresa? Disputa interiore, scrupolo, dissapore, vedi? Qua ci sono dissapori con delle persone. La risoluzione di questo, la consultante, che sei tu, anche se sei uomo, sorpresa guadagno. Allora, alcuni di voi ricevono dei soldi per giustizia, altri ricevono una sorpresa in merito a delle dispute, a delle questioni difficili che state vivendo a livello di carichi di responsabilità, dove magari ti stai attaccando a delle questioni, non stai riuscendo a venirne fuori, certe ansie, certe preoccupazioni, ma come devo fare? In quel frangente lì, ragazzi e miei ragazzi, c'è l'anima che vuole emergere grazie a dei pesi e delle responsabilità. Questi verranno meno perché verranno chiarite certe questioni all'interno di azienda, all'interno di dove tu vivi la quotidianità, e vedo che questo porterà a sorpresa guadagno, va bene? Insperato, va bene? Andiamo a vedere adesso cosa ci dicono questi altri oracoli in merito alla sorpresa che stai per ricevere. La contemplazione, il tuo angelo ti guida verso il comunicare, sarai compreso e seguito, presta attenzione nel valutare le situazioni. Allora ci saranno comunicazioni o da parte tua o da parte delle persone che scioglieranno certi pesi, va bene? Vediamo ancora cosa ti dicono questi altri oracoli. L'oracolo della Dea. Ci sarà una morte e una trasformazione. La morte e la magia mi dicono che la morte arriva alla fine di un momento un po' agitato grazie a questo caos, e la magia è la realizzazione di un tuo obiettivo grazie a dove hai messo attenzione, dove hai messo consapevolezza e contemplazione. La magia è l'arte di operare i cambiamenti con la forza di volontà, e qua tu ce n'hai tanta, va bene? È quello, ha a che fare con quello la sorpresa. Vediamo adesso con queste altre carte in merito alla sorpresa che stai per ricevere. Riprenderai il controllo della tua vita laddove hai sentito pesantezza. Biblioteca, toma il controllo del tuo proprio relato, cioè riprendi il controllo della tua vita laddove hai percepito fuori controllo o pesantezza. Passami il termine controllo, lo sai che non va bene per noi ad approccio sciamanico immaginale, però laddove percepisci caos, incertezza, eccetera, come se riprendessi in mano la situazione. Ok? Cos'altro? Non dubitare del tuo valore. Quindi questo non è tanto che sorpresa stai per ricevere, è un monito per te da parte degli spiriti. Non dubitare mai di chi sei, di quanto vali e di dove sei arrivato fino a questo momento. Non dubitare mai del tuo valore, abbi fede nel processo, ok? Vediamo adesso. Tu stai riprendendo? Sì. Vediamo adesso quale porta si apre per te. La porta d'estate. Stiamo registrando questo video in estate, è proprio adesso che si manifesta questo. È proprio adesso questo. La porta d'estate, al di là, il numero 22 potrebbe essere molto importante nelle prossime ore, nei prossimi giorni per te. E anche il grano, perché il grano è maturo, tutto ciò che, anche la frutta matura, ciò che è maturo, perché questa è la carta anche di tutto ciò che è maturo e finalmente puoi cogliere, no? La porta d'estate mi parla anche di successi, di traguardi, di esami, di lavori, di concorsi, e qua vediamo anche questo, no? Magari hai studiato, insomma, ci potevano essere anche competizioni all'interno
di concorsi eccetera, è la vincita del concorso, il superamento degli esami, superamento degli ostacoli, superamento di esami, soprattutto anche questa carta, è il superamento di situazioni un po' complesse, va bene? Ok, non dubitare mai del tuo valore. Ok, vediamone un'altra adesso di queste, in merito a sempre quale porta si apre con questo superamento dei discorsi. Le nuvole si diradano con la carta La porta dell'aria e infatti abbiamo Cavaliere di Spade, Re di Spade, ha molto a che fare con te questa carta, a te che parlerai o darai delle direttive, anche ridistribuirai i compiti, non lo so, qualcosa che ti alleggerisce, va bene? Come se fossi pronto o pronto a dare nuove direttive, nuova linfa vitale alla tua vita, va bene? Adesso mettiamoci quest'altra, vediamo un po' quindi questa sorpresa a cosa porta ancora. La fede nella libertà, libertà di esprimerti nel tuo modo. Questa sorpresa porterà a confidare ancora di più in te stessa e negli dei o in te stesso. Confiderai nella perfetta provvidenza degli dei, confiderai nella loro volontà e l'incontro con la libertà. È come se arriva questa sorpresa ha a che fare anche a livello più profondo, te lo ribadisco, con un alleggerimento di pesi. Delle questioni, è come se ti vedo un po' appesantito per certe responsabilità. Qua io vedo dichiarazioni, parole e limiti messi in funzione della fedeltà a te stessa o a te stesso. E questa sorpresa genererà appunto la sorpresa genererà sorpresa, guadagno in questo, va bene? Ottenendo questi risultati. Quindi ragazze mie e ragazzi, io non aggiungo nient'altro, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.